In quel periodo di incidenti di quel tipo ce ne furono parecchi nel Regno Unito, tutti accomunati dallo stesso inquietante elemento. Un quadro di Bragolin, che veniva rinvenuto pressoché intatto tra i resti carbonizzati dell'edificio divorato dalle fiamme. Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Natale delle pillole di Spiegabile. Lo ammetto ragazzi, quest'anno organizzare uno speciale non è stato per niente facile. Quando hai già pubblicato 7 speciali natalizi e su questa festività non ti rimane più nulla da dire, è un bel problema. Di temi legati in qualche modo al Natale ce ne sono diversi, ma non riuscivo proprio a trovarne uno che mi convincesse, che valesse la pena insomma di essere trattato. Quando ero ormai sul punto di rinunciarci mi è venuto in mente un argomento che a dire il vero non ha nulla a che fare con il Natale, ma io ho sempre connesso tantissimo a questa festività. Adesso vi spiego subito il perché. Da bambino, il 24 e il 25 di dicembre eravamo soliti visitare le case dei parenti per fare gli auguri. E in quella di 2 mie zie c'era un quadro che mi ha sempre trasmesso una profonda inquietudine. Era il quadro di un bambino che piange, nulla di che. Ma ricordo che una delle ragioni per cui quei tour di auguri familiari non mi piacevano per niente era proprio l'inevitabile faccia a faccia con quel quadro. Solo anni più tardi scoprì che si trattava di uno dei quadri dei bambini piangenti di Giovanni Bragolin, un pittore maledetto le cui opere sono le protagoniste di una inquietante leggenda urbana. Quadri dotati di una forza oscura e in grado di generare terribili tragedie. Ma siamo sicuri che fosse davvero solo una leggenda? Oggi vi racconterò la vera storia che si cela dietro le opere di Bragolin e lo farò in puro stile natalizio vittoriano, qui, di fronte a questo caminetto virtuale. Ecco quindi la storia occulta dei quadri maledetti di Giovanni Bragolin. La vita e l'arte del pittore maledetto. Bruno Amadio, conosciuto in seguito con lo pseudonimo di Giovanni Bragolin, nacque a Venezia il 15 gennaio 1911. Studiò belle arti in Italia e si dedicò alla pittura sviluppando la sua tecnica, la sua pennellata e il suo stile distintivo. Ciò che lo rese famoso fu il realismo di cui impregnava le sue opere. Nelle sue nature morte, il gioco di luci e ombre che mette in contrasto la frutta con i tavoli verniciati è di una precisione impressionante. Il talento di Bruno era fuori discussione, eppure quei quadri meravigliosi non sembravano interessare molto al grande pubblico. Fu questo fatto che spinse Bruno Amadio a discostarsi in poco tempo dalla pittura di frutta per abbracciare uno stile di maggior impatto. Uno stile che, a quanto si diceva, era legato ad un periodo davvero oscuro della sua vita. In effetti, l'evento che avrebbe segnato la sua esistenza sarebbe stato il suo arruolamento nell'esercito italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Era opinione comune che, durante la guerra, Bruno fosse rimasto molto colpito dalla visione della sofferenza di centinaia di bambini che, a causa del conflitto, erano costretti a vivere e sopportare ingiustizie terribili. Per esempio, la perdita di un padre o di un fratello più grande. Questa esperienza indelebile avrebbe intensificato enormemente la sua sensibilità e, di conseguenza, la sua produzione artistica. Finita la Seconda Guerra Mondiale, Bruno si trasferì in Spagna e si stabilì nella città di Siviglia. Fu proprio lì che la sua produzione artistica cambiò radicalmente. Le nature morte erano ormai un vecchio ricordo. Tutti i suoi quadri mostravano immagini di bambini in primo piano, caratterizzati da espressioni di profonda tristezza e desolazione, con grandi lacrime che scorrevano sulle loro guance. Questa fase del suo lavoro come artista portò alla creazione di una serie di 27 ritratti conosciuti come i bambini piangenti, delle opere che Bruno decise sorprendentemente di firmare con uno pseudonimo, Giovanni Bragolin, il nome che lo portò all'attenzione di tutti. I bambini piangenti di Bragolin. Dapprima, nel mondo dell'arte, i quadri di Bragolin non ricevettero una buona accoglienza. Sebbene fossero dipinti in modo eccezionale, i soggetti scelti dall'artista non convincevano e non attiravano l'attenzione. Ma negli anni 70 tutto cambiò. Le opere dei bambini piangenti divennero molto popolari e ancora di più dopo la morte dell'artista, nel 1981. Le opere vennero ampiamente commercializzate in molti paesi del mondo, soprattutto in Inghilterra e America Latina. Tuttavia, questa fama inaspettata avrebbe riservato anche una brutta sorpresa all'artista.
Si iniziò a vociferare infatti che le opere di Bragolin fossero maledette. La leggenda raccontava che Bragolin, frustrato dalla sua mancanza di popolarità come pittore, avesse fatto un patto con il diavolo, con il fine di portare i suoi quadri alla fama che desiderava. La credenza si diffuse sempre di più e fu condita da altre storie, raccontate in parallelo, che vedevano i quadri portatori di sfortuna o generatori di disgrazie. Negli anni '80 la fama di Bragolin come pittore maledetto era conosciuta ormai da tutti. Ad ogni modo, veniva considerata per quello che era, un'affascinante leggenda da raccontare agli amici, nulla di più. Ma fu nel momento in cui si iniziò a credere a quelle leggende che il tutto si fece ancora più oscuro. La leggenda dei quadri maledetti. Alla base delle credenze sul potere oscuro dei quadri vi sarebbe stata una vicenda davvero scioccante, che all'età di molti Bragolin avrebbe sempre cercato di mantenere nascosta, ma che sarebbe stata rivelata da diversi testimoni. Si dice che l'opera più famosa di Bragolin, intitolata The Crying Child, sarebbe il ritratto di un bambino conosciuto dall'artista in un orfanotrofio in Cile. Una volta terminato il dipinto, Bragolin lo avrebbe regalato proprio all'istituto, dove il piccolo era tenuto in custodia. Ma questo bel gesto avrebbe rappresentato di lì a poco la causa di una terrificante tragedia. Diverse notti dopo, quando Bragolin era già tornato a Siviglia, nell'orfanotrofio sarebbe scoppiato un terribile incendio. Tutti coloro che si trovavano al suo interno, bambini, educatori, eccetera, sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'edificio e non avrebbero avuto via di scampo. Giunti sul luogo dell'incidente, i soccorsi, dopo aver lottato ore per domare le fiamme, si sarebbero trovati di fronte ad una scena di distruzione totale. La violenza del fuoco non aveva risparmiato nulla, a parte un oggetto, che venne rinvenuto pressoché intatto: il quadro del bambino, dipinto da Giovanni Bragolin. Quello era un chiaro segno della cattiva influenza di quei dipinti, che iniziarono ad essere considerati un ricettacolo del dolore dei bambini che Bragolin aveva ritratto in zone di guerra. Erano gli stessi a portare sfortuna e soprattutto a costituire il centro del problema. In essi sarebbe stata racchiusa la disperazione dei fanciulli, un'angoscia che sembrava sfogarsi solo attraverso una distruzione pressoché totale del luogo dove venivano custoditi. A questa teoria si aggiunse anche quella di un buon numero di persone estremamente suggestionabili che portarono la leggenda di Bragolin al limite. Moltissimi individui che comprarono uno di questi quadri affermarono infatti di essere tormentati costantemente da incubi molto strani e che di notte sentivano il pianto di bimbi sofferenti provenire dalle zone della casa dove custodivano o tenevano appesi alla parete i dipinti. Nel corso degli anni '80 avvennero molte tragedie legate alle opere di bambini piangenti. Ciò che si diceva su di esse, ossia che provocassero spesso incendi, non sembrava più una storiella senza fondamento. In quel periodo di incidenti di quel tipo ce ne furono parecchi nel Regno Unito, tutti accomunati dallo stesso inquietante elemento: un quadro di Bragolin che veniva rinvenuto pressoché intatto tra i resti carbonizzati dell'edificio divorato dalle fiamme. Fu il 4 settembre del 1985 che la rivista The Sun diede il colpo di grazia alla reputazione della produzione artistica di Bragolin. Nell'edizione uscita quel giorno, la redazione pubblicò la dichiarazione di un pompiere dello Yorkshire che sosteneva con assoluta sicurezza che in molte delle case andate a fuoco negli ultimi anni, dove veniva richiesto il suo intervento, una volta placate le fiamme compariva sempre almeno un quadro di Bragolin. E lo stesso veniva rinvenuto completamente intatto, mentre tutto intorno il luogo era stato ridotto in cenere. Ormai quella che in fondo era sempre stata considerata una leggenda diventava agli occhi di tutti una spaventosa realtà, oltre alla leggenda del pittore maledetto. Quanto più gli incendi si ripetevano, tanto più si consolidava l'opinione che le opere di bambini piangenti fossero maledette. In men che non si dica, tutta la produzione artistica di Bragolin cadde vittima di una terribile caccia alle streghe. Se ciò non bastasse, si iniziò a vociferare che il pittore fosse solito maltrattare piccoli orfani, inducendoli al pianto, per ottenere nei suoi quadri il massimo realismo. Quando l'Inghilterra il caso iniziò ad assumere i toni di una minaccia, intervenne la stampa a peggiorare le cose. Nel famoso articolo sopra menzionato, il The Sun affermò che il responsabile di queste disgrazie fosse l'anima di un bambino in particolare, il più noto tra quelli dipinti dall'artista,
che avrebbe sofferto così tanto durante la guerra da far penetrare il suo dolore all'interno di tutte le opere di Bragolin. Per quel motivo avrebbero causato tali disgrazie. Sì, lo so, sembra assurdo, eppure quello fu l'inizio della fine. Alla redazione arrivarono numerosissime segnalazioni di incidenti avvenuti presumibilmente per colpa della maledizione. Ci furono addirittura dei personaggi pronti a giurare di aver tentato di dar fuoco alle opere di Giovanni in tutti i modi, ma di non esserci riusciti. Per calmare gli animi, il The Sun invitò i suoi lettori a partecipare ad un atto pubblico, durante il quale sarebbero state date alle fiamme le opere di Bragolin, di coloro che volevano sbarazzarsene. La risposta dei lettori fu immediata. La popolazione era così ossessionata dall'idea che quei quadri fossero realmente l'origine di inspiegabili incidenti che partecipò in massa all'evento proposto dal The Sun. Le opere raccolte furono più di 2500, tra quadri, stampe e riproduzioni, e la folla che assistette in prima persona a questo falò salvifico fu enorme. Tutto venne documentato e almeno in un primo momento quest'atto di follia assoluta tranquillizzò tutti, ma non l'avrebbe fatto per molto tempo. Poco dopo l'evento appena descritto, il ritrovamento di un altro dei quadri maledetti in un appartamento vittima di un incendio, avvenuto questa volta in Italia, fece scoppiare il panico. Allora bruciare le opere non era servito a nulla? L'isteria di massa a quel punto aveva superato ogni limite e la gente era davvero terrorizzata. Ma come c'era da aspettarselo, ci avrebbe pensato il tempo a sanare le ferite. Per un po' la maledizione dei quadri di Bragolin fu sulla bocca di tutti, ma gradualmente la gente iniziò a menzionarla sempre meno e se ne dimenticò. L'ossessione malata per le opere dei bambini piangenti venne meno tra la popolazione e del caso dei quadri non se ne parlò più. O quasi. La verità sulla maledizione dei quadri. Detto questo, è possibile che anche voi vi siate chiesti se potesse esserci del vero in questa storia, se realmente i bambini piangenti potessero aver avuto a che fare con tutti gli incidenti accaduti in Inghilterra negli anni in cui la leggenda prese piede. Beh, la risposta ovviamente è no, ma c'erano delle ragioni ben precise per cui i quadri ottennero quella reputazione. L'idea che Bragolin fosse rimasto profondamente colpito dalla sofferenza degli orfani, figli di genitori morti in guerra, era molto diffusa. Nessuno metteva in dubbio che quelli ritratti nei quadri fossero veri bambini che l'artista aveva incontrato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma la realtà era ben diversa. Fu la figlia del pittore, Nicoletta Amadio, a raccontare la verità in merito a suo padre e la sua controversa produzione artistica in un'intervista. In verità, quelli che suo padre ritraeva erano bambini ispirati da riviste e giornali a cui il pittore avrebbe semplicemente applicato una finta lacrima, riproducendo il tutto su tela. Tra l'altro, quelle opere non piacevano per niente all'artista, e fu proprio questa la ragione per cui iniziò a firmarle con uno pseudonimo, Giovanni Bragolin. In pratica, Bruno Amadio non voleva che il suo vero nome venisse associato a quelle immagini così tristi, ma le stesse lo facevano guadagnare molto bene, perché era in grado di venderle in tutto il mondo. A questo punto c'era da chiedersi per quale motivo divennero il centro di quella sfortunata leggenda. Quelle opere venivano davvero ritrovate intatte tra i resti di numerosi incendi. Beh, sembra proprio che questa non sia un'invenzione. Vi sono numerose testimonianze di fonti affidabili in merito a quanto affermato dal pompiere che venne intervistato dalla rivista The Sun. Ma il tutto aveva una spiegazione logica. Le riproduzioni dei quadri di Bragolin venivano stampate su pannelli di legno duro trattati con delle vernici che li rendevano particolarmente resistenti alle sollecitazioni. Per questo motivo non venivano consumati così facilmente dal fuoco. C'è poi da dire che in occasione di un incendio i quadri cadevano spesso a faccia in giù, quindi erano tra i pochi oggetti che riuscivano a salvarsi. Ma per quale motivo così tanti incendi erano legati a quelle opere? Beh, è presto detto. Durante gli anni 60 e 70 i quadri di Bragolin ebbero un enorme successo nel Regno Unito. Venivano commercializzati per poche sterline, quindi era estremamente facile trovarne uno nelle case di moltissime famiglie inglesi. Il grande mistero era dato solo da una questione di statistica e dagli ottimi materiali con cui venivano fabbricate le riproduzioni. A proposito, ovviamente la storia dell'orfanotrofio in Cile era una semplice leggenda urbana. L'artista non aveva mai regalato un quadro ad un orfanotrofio
E il famoso incendio, in cui persero la vita numerosi bambini, era solo un'invenzione, per dare ancora più credito alla credenza popolare. Detto questo, non posso che rassicurarvi nel caso aveste in casa un quadro di Bragolin, un pittore che ebbe la sfortuna di finire al centro di una sciocca leggenda urbana che in qualche modo rovinò la sua reputazione per un certo periodo di tempo. E ora che il racconto è terminato, è giunto il momento dei miei auguri di Natale. Si dice che questo periodo sia speciale, e lo è, senza dubbio, un'occasione di sentirci ancora più vicini alle persone a cui vogliamo bene. Ecco perché in fondo non ho voluto mancare a questo appuntamento con voi. Auguro a tutti i ragazzi un Natale stupendo, a voi, alle vostre famiglie e a tutte le persone che considerate speciali e che passeranno questa festa insieme a voi. Un abbraccio a tutti e buon Natale! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.